Allora, adesso facciamo qualche taglio, cioè vi faccio vedere qualche taglio. In pratica io ho questo e non comincerò a fare tagli di abete o multistrato, perché voglio farvi vedere che questa bancosega taglia veramente bene e vi faccio vedere come taglio questo pezzo di noce massello. Noce Daniela si chiama questo legno, è pesantissimo, è durissimo e quindi è un esempio ottimo da fare per farvi vedere come taglia questo banchetto sega. Così vi togliete ogni dubbio sul fatto se è buono o non è buono, o se lo potete comprare, se vi conviene comprarlo, perché come vi dicevo nell'altro video, la Shapepack che io ho acquistato sul sito www.gls72.com è davvero conveniente. Per un hobbista è ottimo perché lo pagate poco ed è un'ottima macchina. Ora vi faccio vedere. Allora, qua abbiamo 8 cm circa abbondanti di spessore. La lama della sega arriva al massimo a 8 cm e mezzo, più o meno circa, di spessore, quindi questo è il massimo che io posso. Come potete vedere, come ho fatto vedere in un breve clip, ho spostato questa guida che era di fabbrica, diciamo, è posizionata qua centralmente, l'ho spostata più in qua per poter utilizzare lo spazio massimo di battuta per la guida, in modo tale che posso tagliare pannelli, diciamo, con una larghezza maggiore, perché fino a qua potevo tagliare al massimo 20 cm, così ne posso tagliare 40. Tanto l'indicatore qua della misura io non lo uso perché preferisco usare sempre il metro. Quindi prendiamo una larghezza di 2 cm. Il bello di questa guida è che quando si taglia il legno massello, oltre come sicurezza, oltre ad avere il coltello separatore, c'è la possibilità di regolare la guida, di mandarla avanti e indietro. Quando si taglia il legno massello con la sega circolare, prima di tutto bisogna abbassare la lama ed eventualmente fare più passate. Io in questo caso farò 3 passate. La prima passata la farò, dato che ho 8 cm, la prima passata la farò circa 3 cm di altezza e poi impostiamo questa guida qua in modo tale che prende mezza lama, un po' più di mezza lama. Perché questo? E non farla arrivare a coprire tutta la lama, perché così se ci sono tensioni dentro il legno che mi possono spingere a chiudere la lama, io facendo in questo modo faccio il taglio lo stesso dritto, però quando il legno supera la metà della lama ha lo spazio libero per poter scorrere e i tagli si fanno così con il legno massello, anche se c'è il coltello separatore. Io ho impostato uno spessore di 2 cm e ora posso tagliare.